Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Continuiamo il nostro viaggio nell'Esposizione internazionale di musica del 1881. Un articolo e un disegno di Dante Paolocci ci raccontano l'esposizione all'aperto delle campane. Leggo l'articolo. Le campane. Chi passa per il corso Venezia vede attraverso i cancelli di ferro dei pubblici giardini in bella schiera le campane esposte da vari fonditori. Chi, visitata la galleria delle piccole industrie, si volge a dritta prima di vedere l'annessa vigalleria della Beneficenza, si trova proprio nel riparto delle campane. Non si può adunque sfuggirle, come non si può non ammirarle. L'Italia in punto a campane, dobbiamo dirlo, si è fatta sempre onore, superando molte volte le altre nazioni. Alla nostra mostra vi sono pochi espositori, ma importanti. Prima di tutto si trova il Bizzozero di Varese, con un concerto di campane fuso di commissione del sacerdote Bosco per la nuova chiesa monumentale di San Giovanni Evangelista in Torino. Nella famiglia Bizzozero l'arte di fondere campane venne tramandata di generazione in generazione. Si conosce una campana di sua fabbricazione fusa già fin dalla prima metà del 1500. Nella sola Milano si contano 12 torri che portano campane fabbricate dai Bizzozero. Il nostro Paolocci ritrasse il concerto esposto e nel disegno le vedete a sinistra in alto. L'altro disegno che seguita dritta è quello del concerto di 6 campane che si trova all'altra estremità della mostra campanistica ed è esposto dalla ditta Pasquale Mazzola in Valduggia, Valsesia, premiato già all'Esposizione Vaticana del 1877. Voi ci vedete anche un timpano, non è vero? Ebbene, quel timpano è fuso in un getto solo ed è a doppia intonazione. Nel nostro disegno, sotto ai 2 accennati concerti, ne vedete un terzo grande. Esso nella mostra occupa superbamente il mezzo, là, sotto agli ippocastani fronzuti che spandono un'ombra fresca e deliziosa. Codesto terzo concerto di 8 campane venne esposto dalla ditta Giorgio Pruneri di Grosio in Valtellina. Anche questi sacri bronzi, come li chiamano i poeti, sono in gradazione. Si comincia col campanone dalla voce grossa e solenne e si finisce con la campanella dalla voce antipatica che chiamerà i devoti alla messa. E giacché parliamo di campane, completiamo i cenni dati da noi quando insieme siamo passati di volo di galleria in galleria per ammirarvi le cose esposte. Grande onore alla gara delle sacre squille si fa anche la ditta dei Poli di Ceneda, Veneto. Essa non ha mandato che 3 campane, ma quale finezza di lavoro! Sono campane tutte istoriate, con ornamenti di stile gotico, con piccoli crocifissi lavorati alla perfezione. All'Esposizione Mondiale di Vienna nel 1873 il De Poli vinse tutti gli espositori di tutte le nazioni e ciò si legge nel verdetto del giurì di allora. I fratelli Barigozzi di Milano espongono un concerto di 5 campane in Si maggiore con relativo castello che deve essere collocato a Casal Pusterlengo. Uno di quelle pesa la bellezza di 21 quintali. La fonderia del Colbalchini e Figli di Padova espone 3 campane rispettabili. Un altro, Mazzola Giuseppe di Torino, espone un concerto.
Salvatore Rafanelli di Pistoia ha inviato un campanone nel quale si vedono in alto rilievo un crocefisso e nicchie con santi. Il caratteristico di codesti bronzi consiste nei versetti dell'Antico e del Nuovo Testamento, che si leggono in rilievo tutta l'ingiro d'essi. Sopra una campana si legge, per esempio, Invocate Dominum in gaudium et illuctum, oppure Laudate nomen Domini, con quel che seguita. Qua e là alla mostra su vari cartellini si legge È vietato toccare. Ciò nonostante quasi tutti si divertono a provare i suoni di tante maestose campane destinate a suonare chissà quali alleluia gioconde e quali agonie strazianti. Non c'è sacerdote il quale visiti l'esposizione e non si soffermi più che gli è possibile nel riparto all'aria aperta delle campane. Oh, se avesse un paio di campane così, sospira il curato, tutto amore per la sua pieve, tutto inteso a far bella figura e magari a ingelosir il parroco del villaggio vicino. Il nostro Paolocci ritrasse dal vero uno di codesti preti. Il contributo non è firmato. Vi invito a vedere il prossimo video sull'Esposizione Internazionale di Musica e vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!